sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di drammi coreani in una maniera un po' diversa dal solito. Premetto che questo video non mi è stato chiesto da nessuno, ma lo volevo fare e quindi lo vado a fare. Di cosa andiamo a parlare? Oggi andiamo a vedere le classifiche in termini di ranking, quindi votazioni e popolarità, quindi maggior numero di visite sulla pagina di un dramma, di drama appunto di produzione sudcoreana con il tag romance. Da dove ho preso queste due classifiche? Le ho prese dalla mia Bibbia, il sito a cui io mi rivolgo ogni qualvolta ho un dubbio, una perplessità, una curiosità riguardante un dramma coreano / cinese, che è My Drama List. My Drama List è proprio un sito fantastico, un database che ha informazioni su drammi di produzione proveniente dalla Cina, Sud Corea, Giappone, Thailandia, Filippine, Hong Kong e Taiwan e forse un altro che adesso non mi ricordo, ma non fa niente. E è veramente, c'è un pozzo senza fondo di dettagli, per cui ogni volta che io appunto ho una perplessità mi ci tuffo a pesce. E lo preferisco molto a IMDb, che sarebbe l'Internet Movie Database, che è l'altra mia Bibbia, perché IMDb è di base americana e fino a qualche anno fa non era molto fornito riguardante, per quanto riguarda le produzioni extra USA / UK. Aveva delle paginette streaming site, però con delle informazioni davvero sommarie che spesso lasciavano proprio un senso di frustrazione e la domanda aleggiante nell'aria: perché diavolo avete creato una pagina se non avete niente da scriverci sopra? Negli ultimi anni, direi negli ultimi 4-5 anni, soprattutto dopo che è stata rifatta la veste grafica del sito e con l'avvento anche della Korean Wave e comunque l'aumento di popolarità dei drammi provenienti dall'Asia, che è andato un po' di pari passo anche con la diffusione delle piattaforme streaming, prima fra tutti Netflix, anche IMDb si è un po' aggiornato e quindi riporta molte più informazioni, però My Drama List per me proprio è inarrivabile quando si tratta di andare ad attingere dettagli sul tipo di produzioni provenienti dai paesi che vi ho citato. Su questo sito si possono, oltre a consultare informazioni, anche lasciare le recensioni sui drammi e lì si può dare una votazione. E quindi quello che voglio fare io adesso è andare a vedere le top 10 di ranking, come dicevo, e di popolarità. Il ranking ovviamente è fatto da utenti come posso essere io o chiunque altro che si prendono la briga di andare a esprimere un loro parere, di dare un voto su un dramma che hanno visto. Può anche essere che questi utenti si siano rotti i maroni a metà della via e abbiano abbandonato il dramma, però nelle recensioni è sempre riportato se il dramma è stato completato o se è stato abbandonato, e nel caso sia stato abbandonato a che episodio, a che percentuale di visione si è arrivata, tipo 16 su 24, 10 su 16, e c'è proprio scritto abbandonato, cioè dropped, proprio lasciato cadere a terra perché non ce la si faceva più. Ovviamente, essendo valutazioni di utenti comuni, normali, come posso essere io, c'è anche una certa dose di arbitrarietà, prima di tutto perché i gusti delle persone sono vari. Secondo, perché i criteri di valutazione non sono omogenei, però fa un po' anche parte del gioco. Andiamo quindi, prima classifica, a vedere la top 10 per il ranking, quindi per la votazione, i drammi che hanno riscosso le votazioni maggiori su una scala che va da 1 a 10, in cui 1 è il punteggio minimo e 10 è il punteggio massimo, per quanto riguarda, come dicevo, i K-drama con tag romance, quindi storie d'amore. Ok, allora al primo posto io vi dico i titoli, non tutti li ho visti, vi do una spiegazione sommaria dove riesco, e qua ci affidiamo proprio all'opinione di terzi, quindi io declino ogni responsabilità, ma non mi esimerò certo dall'esprimere le mie opinioni. Allora,
Al numero 1, con una votazione di 9.1, che in realtà accomuna le prime 5 posizioni della classifica, quindi un punteggio direi altino, abbiamo Hospital Playlist stagione 2. Come dice il titolo, Hospital Playlist è un dramma medicale, quindi con ambientazione ospedaliera. È un dramma che io non ho visto e che non penso di guardare, perché sono andata un po' in overdose da drammi ospedalieri con Grey's Anatomy, sono sincera. Questo non vuol dire che io non guarderò mai più drammi con questa ambientazione, ne ho alcuni sulla mia lista che hanno questo tipo di ambiente perché mi interessavano, ho visto qualche clip che mi ha incuriosito. Questo nella fattispecie, tra l'altro, ecco, questo in più ha anche la pecca, dal mio punto di vista personale, di avere la doppia stagione, che è una cosa che io personalmente tendo a fuggire laddove posso farlo, che è, spero di continuare così nella maggior parte dei casi. La cosa bella dei K-drama per me è che finora quasi tutti si esauriscono in una stagione, che è una cosa che per me è un valore aggiunto inestimabile. Laddove si vanno a rinnovare le serie per più di una stagione, il mio interesse proprio cala esponenzialmente con l'aumentare del numero di stagioni. In più, come dicevo, qui c'è questa ambientazione ospedaliera che non mi ha mai attirato, non mi ha mai incuriosito personalmente, e quindi io mi fido del parere del pubblico. Ne ho sentito parlare bene, sono sincera, ho visto anche delle clip, ma non c'è mai stato quel gancio che mi ha portato a dire ok, adesso devo trovare il tempo per vedere questo tipo di dramma perché non mi può sfuggire. No, può sfuggirmi tranquillamente e continuo a vivere benissimo, come ho fatto del resto fino ad ora. Però ecco, giusto sapere che al primo posto della classifica di ranking con un punteggio di 9.1 c'è Hospital Playlist stagione 2. Al numero 2 abbiamo Flower of Evil, i fiori del male, il fiore del male, con un chiarissimo, lampante riferimento a Baudelaire. Sarà casuale? Non lo so. Vi dicevo, prime 5 posizioni della classifica hanno lo stesso punteggio, quindi 9.1. Anche questo dramma non l'ho visto, ho dei dubbi che finisca bene. Ho visto delle clip, so riconoscere l'attore principale, anche se non ho mai visto suoi drammi. Non so se ho voglia di vederlo, sono sincera, devo proprio dirlo così, fuori dai denti. È la storia di una coppia con lui che ha un passato oscuro, lei che è una detective che a un certo punto prende in mano un caso riguardante un serial killer del passato e complicazioni, ecco. Anche di questo ho sentito parlare veramente bene. Però non lo so, sono ancora lì, come dicono gli inglesi, on the fence, che sono un po' ancora indecisa se potrei vederlo, potrei non vederlo, non sono contro a prescindere, però non sono ancora del tutto convinta, come dicevo. Posizione numero 2, quindi Flower of Evil. Posizione numero 3, Hospital Playlist stagione 1, che non so come mai è arrivata alla posizione numero 3, non è stata messa insieme all'altra, ma ci saranno i giusti motivi che io in questo momento ignoro. Al numero 4, un dramma che ho visto incredibilmente, Alchemy of Souls, con lo stesso punteggio 9.1. Alchemy of Soul, ho fatto la recensione, ne ho parlato proprio abbondantemente. Questa è la stagione numero 1, che è quella preferita, penso, dalla maggior parte degli utenti che hanno visto Alchemy of Soul, tranne la sottoscritta. Io preferisco proprio di gran lunga la seconda stagione. È anche vero che la seconda stagione, senza aver visto la prima, mi perde un po' di significato, si farebbe penso fatica a capire quello che succede nella seconda stagione senza vederla prima, e quindi laddove non si riesce a capire si fa fatica anche ad apprezzare. Comunque sia, Alchemy of Soul stagione 1, 9.1, quarto posto. Alla quinta posizione abbiamo Reply 1988, Reply 1988.
punteggio sempre 9.1. Anche questo è un dramma che non ho visto e che vale lo stesso discorso che ho fatto per Hospital Playlist. Non mi attira. Allora, questa è la storia di un gruppo di ragazzi negli anni dell'adolescenza, con le varie vicissitudini scolastiche, extrascolastiche, i primi interessi amorosi e cose del genere. Una specie di romanzo, beh sì, romanzo, di dramma quasi di formazione, ecco, che segue proprio le vicissitudini di un gruppo di persone in un arco, in un determinato lasso di tempo. Ne ho sentito parlare anche di questo davvero bene, tra l'altro della serie che porta questo titolo, Reply, più un anno, ce ne sono diversi. C'è il 1997, mi sembra il 2021, cioè ne hanno fatti a più riprese, sempre con lo stesso schema più o meno, ovvero seguire un gruppo di persone sempre negli anni intorno, diciamo, alle superiori, quindi l'adolescenza e l'ingresso nell'età adulta. Posto che a me i drammi con questa ambientazione non attirano perché sono un po' troppo lontani da me anche come età e vale, dicevo, lo stesso discorso di Hospital Playlist. Non mi incuriosisce nonostante la mole enorme di recensioni entusiaste che ho letto a riguardo. Ho visto anche delle clip, ma cioè ugualmente proprio non hanno la scintilla, non è scattata la scintilla, non c'è proprio il gancio che fa crescere la curiosità, che poi è quella che muove tutto. Comunque sia, quinta posizione con 9.1 e qua scavalliamo il punteggio, cioè scendiamo col punteggio. Posizione numero 6, e io qua direi che mi sento quasi offesa, ve lo dico, Mr. Queen, con un punteggio di 9 punti su 10. Mr. Queen, per chi mi segue lo sa perché lo ripeto proprio ad ogni piè sospinto. Per chi non lo sa, Mr. Queen è il mio dramma coreano preferito in assoluto. È stato anche il primo che ho visto seriamente e mi ha convinto per la trama, per la comicità, il tipo proprio di umorismo tagliente e sottile e la performance dell'attrice protagonista, che proprio è diventata all'istante la mia attrice coreana preferita. Postilla il dramma di questa attrice, il nuovo dramma di questa attrice che è stato sventolato davanti al naso degli utenti dall'inizio dell'anno, finalmente ha una data di uscita che è il 19 di giugno, alla buon'ora, e che è il primo progetto che lei affronta dopo Mr. Queen. Non so se ha fatto un film nel frattempo, non mi ricordo, però come drammi, ecco, è il primo dramma che fa, ripeto, dopo Mr. Queen, quindi sono passati 3 anni nel frattempo, perché Mr. Queen è del 2020 e mi ha convinto, cioè proprio è un dramma per me ancora, cioè saldamente in testa alla classifica delle mie preferenze personali, posizione mai insidiata finora. Bello, ecco, che ripeto, è il primo dramma che ho visto nella sua interezza, perché in precedenza ne avevo visti altri a spezzoni che mi avevano proprio lasciato un senso di schifo, in realtà. Vuoi per la trama, me ne ricordo uno in particolare che aveva questa palette di colori molto sul grigio, che metteva una depressione addosso di quelle veramente inspiegabili. In più, ecco, le dinamiche all'interno del dramma veramente tossiche e frustranti, e quindi ho detto ma perché? E quindi io all'inizio, cioè quando poi sono arrivata a vedere Mr. Queen tramite non mi ricordo che giri pindarici, avevo un po' anche di pregiudizio derivante appunto dalla visione di altre clip, di altri drammi che mi avevano lasciato proprio un senso di insoddisfazione barra disgusto che non lasciava presagire nulla di buono. Invece poi è arrivato Mr. Queen e proprio si è aperto l'universo. Al numero 7, sempre a pari merito con Mr. Queen, quindi con un punteggio di 9 punti, Alchemy of Soul stagione 2, che come vi ho già detto prima è la mia stagione preferita. Vi rimando alla clip del della recensione perché è inutile che ne stia a parlare.
Al numero 8, Crash Landing on You, sempre con un punteggio di 9 punti, che è uno di quei drammi che io sinceramente faccio molto volentieri a meno di vedere, perché la coppia di attori protagonisti proprio mi ispira un'antipatia urticante. Lo so che è una cosa assolutamente irrazionale, un pregiudizio che non ha ragione di essere, però così è, e quindi con tutto il parco di drammi a mia disposizione, perché devo andare a vedere questi due che proprio mi fanno venire il latte alle ginocchia solo a vederli. Al numero 9, attenzione, dramma relativamente recente rispetto al resto, oh no vabbè, anche il mio sole è più recente, Extraordinary Attorney Who, dramma che parla, non ho parlato della storia di Crash Landing on You. Lei è ereditiera ricca che va a fare paragliding e atterra accidentalmente in Nord Corea e incontra lui che è un soldato dell'esercito nordcoreano. Intrecciano una relazione con tutti i problemi del caso, visto che la Corea del Nord non è esattamente la nazione più accogliente del mondo. Va bene. Extraordinary Attorney You, sempre con un punteggio di 9 punti, racconta la storia di questo avvocato autistico che deve iniziare a praticare con tutte le difficoltà legate alla sua condizione. Lei è attrice bravissima, secondo me, allora, un bel dramma, probabilmente io personalmente non lo metterei così alto nella classifica, e la mia perplessità è dovuta a certe scelte nella gestione di alcuni punti nevralgici della trama. Questo dramma è stato rinnovato per una stagione in corsa e secondo me questo rinnovo in corso d'opera ha portato a una gestione appunto di certe dinamiche che muovevano la trama in maniera diversa rispetto a quanto pensato in origine. In negativo purtroppo, ecco, e la mia perplessità quindi risiede tutta in questa cosa. Si vede, o per me insomma, per me è stato percepibile proprio la scelta di allungare la risoluzione di certi conflitti o di rimandare appunto lo scioglimento, il chiarimento di certi problemi all'interno di alcuni rapporti per alla seconda stagione, facendo trattenere al pubblico il fiato. Ecco, a me questa cosa proprio mi ha deluso, mi ha creato proprio un senso di delusione, un po' anche di frustrazione barra arrabbiatura, che probabilmente mi ha portato poi a giudicare il dramma in maniera meno positiva rispetto a quanto avrei fatto se tutto si fosse concluso con la prima stagione, come pareva all'inizio. Tra l'altro questo è un dramma che io ho recensito in corso di uscita degli episodi, quindi se cercate sul mio canale proprio ho fatto recensioni su recensioni man mano e ho detto e ridetto, ecco. Al numero 10, con un punteggio di 8.9, che secondo me avrebbe potuto anche essere un pochino più alto, c'è It's Okay to Not Be Okay, un dramma molto bello, con una trama molto solida e che tratta argomenti anche molto delicati come i disturbi mentali, di nuovo l'autismo, e lo fa, ripeto, in maniera molto intelligente e anche un po' meno paracula secondo me a Extraordinary Attorney Who. Extraordinary Attorney Who ha certe scelte un po' paracule nella gestione della disabilità, possiamo chiamarla così, che invece in It's Okay to Not Be Okay sono trattati invece in maniera secondo me molto più attenta, ecco, diciamo così. E questa è la nostra top 10, ragazzi miei, top 10 per ranking, quindi come punteggio. Io di questa classifica vi sottoscrivo Mr. Queen, ovviamente, It's Okay to Not Be Okay e Alchemy of Soul con stagione 2. Ve li sottoscrivo entrambi perché in realtà anche la prima stagione è fatta molto bene.
Se devo scegliere il mio preferito tra le due, non è un mistero che io abbia preferito la seconda. Quindi ve ne consiglio 4 su 10, considerando che su 10 6 non li ho, 5 non li ho visti. 1, 2, sto guardando la lista perché ho il mio bigino, perché altrimenti col cavolo come li ricordo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 non li ho visti, 4 ve li consiglio. Extraordinary Attorney Who, secondo me, come dicevo prima, ha un piazzamento un po' alto, cioè consiglierei altri drami da vedere prima di questo. Ecco. C'è poi la classifica che riguarda la popolarità, quindi quali drammi vengono consultati più frequentemente sul sito My Drama List. E qua la situazione cambia un po', perché di questi drammi io in realtà ne ho visto, di questa classifica di 10 titoli, io ne ho visto uno, che tra l'altro si trova già nella classifica di ranking. Ma andiamo a scoprire. Alla posizione, tra l'altro mi viene in mente, cioè adesso ho fatto la classifica del ranking dalla 1 alla 10, adesso lo facciamo dalla 10 alla 1, così facciamo un po' di pathos. Alla posizione numero 10 abbiamo un dramma che io non ho visto e che francamente penso continuerò a non guardare, che è The Heirs, gli eredi. Anche questo è un dramma d'ambientazione scolastica in cui c'è una situazione un po' Cinderella-like, in cui la figlia della domestica attira l'attenzione del padrone di casa e poi c'è un triangolo amoroso che vabbè, wow. Ci sono degli attori che non mi piacciono in questo dramma, che non mi hanno mai colpito, nonostante io non li abbia mai visti in un dramma completo. Le clip di vari drammi in cui li ho visti recitare non mi hanno mai sbalordito al punto da dire c'è questa persona, voglio guardare cosa ha fatto, come è successo invece con altri attori barra attrici. Al numero 9, ecco, mi viene da mettermi le mani nei capelli. Anche se adesso faccio un discorso un pochino più ampio. Al numero 9, in termini di popolarità, c'è Boys Over Flowers, che secondo me, cioè, è uno dei drammi peggiori di cui io abbia mai avuto la sfortuna di vedere delle clip, perché è il dramma in testa alla classifica nei drammi che io non guarderò mai, e questo proprio non lo guarderei neanche sotto tortura. Boys Over Flowers è un dramma che in un certo senso però è diventato un titolo cult, di quelli che proprio vanno visti, vanno conosciuti. È un dramma del 2010, ok? In cui c'è proprio la glorificazione dell'amore tossico, come se fosse proprio il non plus ultra del romanticismo. Visto soprattutto con gli occhi del giorno d'oggi, fa accapponare la pelle e oltre proprio, e oltre. Inquadrato all'epoca in cui è uscito, ovvero il 2010 appunto, sicuramente diretto, dedicato, pensato per un certo pubblico target, posso capire che possa aver avuto successo. Pubblico target che nel frattempo è uscito dall'età dell'adolescenza e probabilmente se lo dovesse rivedere oggi nella sua interezza direbbe ma quando mai? Ma perché mi è piaciuto? Però ecco, cioè, è come le cose... cioè quando si cresce, cioè si guarda le cose che piacevano durante l'adolescenza e ci si rende conto che erano magari un po' cringe, magari un pochino, fra virgolette, imbarazzanti, però fanno parte del momento della crescita e quindi c'è proprio anche tutta una connessione emotiva che giustifica l'affezione, ecco. Io l'ho guardato che ormai l'età dell'adolescenza l'avevo passata da un pezzo, l'ho guardato non tutto, ho visto delle clip che mi hanno fatto dire c'è questo dramma, cioè per me è no, e continua a essere no. Fatico quando leggo delle recensioni che dicono che è un dramma bellissimo, una storia d'amore bellissima, ecco, quelle fatico a comprenderle perché dico, cioè, io ho visto delle clip, probabilmente io e tu persona che hai lasciato questa recensione abbiamo visto qualcosa di diverso, ecco. Vabbè, chiudiamo il discorso Boys Over Flower, che è proprio veramente un discorso particolare, ecco.
Al numero 8, che rispecchia la classifica di ranking, abbiamo Crash Landing on You, su cui non spenderei altre parole. Al numero 7, It's Okay to Not Be Okay. Non ho, ecco, per quanto riguarda la classifica della popolarità, non ho tipo la percentuale di visite che hanno ricevuto queste pagine, ho solo proprio una classifica a salire. Alla posizione numero 6, questo l'ho visto, quindi ne ho visti due, non ne ho visto uno di questa top 10. What's Wrong with Secretary Kim? Dramma molto carino, ma devo dire, e adesso proprio mi attirerò le ire funeste di quelli che questo dramma lo amano, secondo me è un dramma estremamente sopravvalutato, perché la trama è gestita in maniera un po' sommaria, tant'è che i conflitti si risolvono all'episodio 12, cioè gli ultimi 4 episodi di questo dramma sono proprio il filler, il nulla. Grande intesa tra la coppia, sicuramente lui è una personalità che è talmente bizzarra da arrivare a piacere, perché è proprio over the top. Ripeto, grande chimica fra la coppia, c'è proprio grande frizzantezza, c'è proprio scintille, questo rapporto di botta e risposta, di continuo proprio sobbollimento emotivo, che però c'è passato quello, non evolve mai, tant'è che i due mantengono comunque, loro sono titolare e segretaria, mantengono sempre questi ruoli anche all'interno della coppia, cioè non c'è mai un'evoluzione, una crescita che vada un po' in profondità. Probabilmente è anche la natura stessa del dramma, che in realtà c'è anche un taglio, se andiamo a vedere i traumi del passato di entrambe le parti, cioè non è proprio leggero. Eppure hanno voluto dare questo taglio comico su cui probabilmente c'è stato una maggiore attenzione, che in parte spiega questa mancata evoluzione. A me personalmente il salto di qualità un po' è mancato, ed è per questo che dico che è un po' sopravvalutato, nel senso che ci sono altri drammi di natura analoga che per me sono qualitativamente più validi. E anche all'interno della coppia, lei è una delle mie attrici preferite, l'ho vista in coppia con altri attori in cui l'ho trovata, probabilmente anche per come erano scritti i drammi, più in sintonia, ecco. Però ecco, ripeto, un mio parere personale, so che è un dramma veramente amatissimo, veramente veramente molto amato, è un dramma, possiamo dire, quasi iconico, cioè anche qui una persona che si mette a vedere drammi coreani, prima o poi, anzi prima rispetto sul poi, più prima che poi incespicherà in questo titolo. Non è un brutto dramma, cioè capitemi, non lo sto criticando, sto solo dicendo che secondo me qualitativamente non è il non plus ultra della commedia romantica, ecco, ne ho visti altri che mi hanno lasciato di più, ecco. Alla quinta posizione c'è questo dramma che si chiama W, che è quello di questa tizia che si ritrova con un personaggio di un cartone scritto dal padre, di un webtoon scritto dal padre, un po' di fantasy. Ecco, questo è un dramma che quando vedo le clip dico che bello, cioè che interessante, questo me lo devo mettere in lista. Poi la mia attenzione va da qualche altra parte e me lo dimentico, poi ritorno e faccio di nuovo proprio in loop lo stesso ragionamento. Niente, lo devo mettere in lista perché mi incuriosisce, W, così proprio easy peasy, un titolo veramente lapidario. Al numero 4, stiamo quasi arrivando sul podio, Descendant of the Sun, che è un altro dei titoli che io vorrei non guardare mai, perché c'è l'attore, anche qua, io non so, veramente ho questi pregiudizi, però se c'è un attore che non mi ispira faccio fatica a iniziare un dramma,
Qui c'è l'attore che è lo stesso attore di Vincenzo, che per me ha una faccia da tiraculo che ve la raccomando. Tra l'altro Gossip, nei Gossip, attore che nel frattempo si è sposato con l'attrice che ha fatto 3 mesi sopra il cielo. Vabbè, basta. Fine del Gossip, di cui fra l'altro non ce ne frega neanche una cippa. E storia tra un soldato e un medico, eccetera, eccetera, e vissero tutti felici e contenti. Ogni clip che io ho visto proprio mi ha causato una reazione emotiva pari all'encefalogramma piatto, proprio zero. Non so, sono io, probabilmente. Non sei tu, sono io, va bene. Al numero 3, Weightlifting Fairy Kim Bok-soo. È un dramma tra lei che, non so, dal titolo dovrebbe fare la sollevatrice di pesi con un altro tizio, suo compagno di università. Sì, ho visto delle clip, ce l'ho nell'elenco dei drammi da vedere, ma senza fretta, perché mi ispira, ma non mi crea proprio della fregola. Cioè lo vedo e dico sì, è carino, lo dovrei vedere, ma non c'è proprio, non ho della veemenza nella mia volontà di guardarlo. Al numero 2, altro nome che io pronuncerò malissimo, Strong Woman Do Bong-so. Dramma in cui c'è lei che è una ragazza con una forza straordinaria che va a fare da guardia del corpo a questo CEO di questa compagnia di videogiochi o cose del genere, e ovviamente scatta la storia d'amore. Tra l'altro, altro gossip, i due protagonisti, anche qua si vocifera che si siano reciprocamente innamorati durante le riprese, ma non se lo sono mai detti, e quindi sembra proprio un caso di sliding doors. Oppure magari sono invece già insieme e lo scopriremo il giorno che si sposano, non lo so, sono comunque fatti loro. Anche questo qua è un dramma che io vorrei vedere, e però lo vorrei vedere con spada di Damocle, nel senso che ho paura che sia stato molto pubblicizzato, che sia creato molto hype, e che potrebbe rivelarsi invece non all'altezza delle aspettative o delle lodi sperticate che ho letto a riguardo. Staremo a vedere, finché non lo guardo non potrò avere un'opinione personale. E siamo arrivati alla testa della classifica, ragazzi miei. In cima alla classifica per popolarità sul sito My Drama List, come K-Drama Tag Romance, abbiamo Goblin, che è la storia di questo Goblin, appunto, che sta cercando la sua amata, che è questa ragazza che però ha tipo una specie di maledizione, per cui rischia di lasciarci le penne ogni volta che la sua età finisce con il 9, quindi 9, 19, 29. Lui la incrocia, non so dopo a che numero di vita, però lei è appunto in procinto di compiere i 29 anni di età, e quindi potrebbe potenzialmente lasciarci le penne. Ci lascerà le penne, non ci lascerà le penne, non lo so perché non l'ho ancora visto. Tra l'altro Goblin, che ha una canzone nella colonna sonora che è amatissima sul web, la trovo veramente proposta e riproposta negli short di YouTube, nei reel di Instagram. E io vi dico che ogni volta che la sento Heaven di Bryan Adams. Ora vi metto i due video, il link ai due video delle due canzoni, e voi ditemi voi se non c'è del plagio, perché proprio ogni volta che parte io penso che sia la versione coreana di Heaven di Bryan Adams, e poi cambia un attimino la frase musicale, prende un'altra direzione e dico ah no, non è quella. Però c'è proprio tutto un arco che è identico musicalmente. Va bene. Queste erano le due classifiche per ranking e per popolarità dei K-Drama Tag Romance che si possono trovare secondo il sito My Drama List. Non è che si possono trovare, se ne trovano questi e altri su My Drama List. Ma io potevo esimermi da darvi la mia classifica personale di gradimento. Se mi avete seguito, avete visto tipo i miei preferiti alla fine degli anni, abbiamo fatto 2021-2022, probabilmente questi titoli che adesso vi vado a dire non sono esattamente titoli sconosciuti.
Però ecco, questi sono i titoli, tralascio ovviamente quelli che già rientrano in queste classifiche appena viste. Questi sono quelli che io consiglierei a una persona che si vuole approcciare al mondo dei K-drama, delle storie d'amore di produzione coreana, per appunto le mie preferenze personali. Non è una classifica di gradimento, vi do il ranking che hanno giusto per avere un'idea, che sono comunque tutti dall'8 in su, e quindi mi aggancio a questa cosa perché da quanto ho visto, diciamo che i drammi belli sono quelli che hanno un ranking comunque abbastanza alto. 7,5, 7,7/8 a salire. Quelli che hanno un ranking più basso di così o sono stati visti da 3 persone e quindi hanno anche una valutazione che rispecchia i gusti di queste 3 persone, e se queste 3 persone, cioè, non li hanno graditi, evidentemente non gli hanno neanche nemmeno dato un voto alto. Altrimenti è facile, ma proprio molto facile, che siano delle mezze cioffiche. Ecco, questo dico, uomo avvisato, spettatore avvisato, mezzo salvato. Traete voi, cioè regolatevi voi come meglio credete. Allora, i miei titoli sono Dali and the Cocky Prince, che ha una votazione, un ranking di 8,5. Secondo me questo è un dramma molto sottovalutato, molto carino, storia d'amore tra lei, che è l'erede di una galleria d'arte, di un museo che sta per fallire, e lui invece, che è un tizio che ha fatto a malapena le elementari, un po' un grezzone, che però viene da una famiglia che ha una catena di ristoranti e quindi è sfondato di soldi. Loro due si trovano e, nonostante le evidenti differenze sia nell'educazione che nelle maniere, hanno un modo di intendersi che è davvero accattivante, e quindi nasce questa storia d'amore estremamente interessante, in cui proprio loro due sono splendidi da vedere, splendidi, bravissimi, 2 attori principali, colonna sonora anche qua, canzone principale splendida, stupenda, e che io vi consiglio proprio tantissimo. Poi vi consiglio Still 17, che ha una votazione anche questo di 8,5, che è la storia di questa ragazza di 17 anni che è vittima di un incidente d'autobus e entra in coma per 13 anni. Quando si risveglia, il suo corpo ha 30 anni, la sua mente è ferma al giorno dell'incidente, e quindi deve cercare di ritrovare il suo posto nel mondo, rifamiliarizzare con la realtà che la circonda, con tutto quello che ha perso, con una famiglia che non c'è più, e da lì trovare il modo di andare avanti, di una delicatezza davvero commovente. È una storia molto bella. Lei è la stessa attrice di Mr. Queen, bravissima. Infatti questo è il dramma che io ho guardato subito dopo Mr. Queen, perché sono andata a vedermi tutta la filmografia sua di lei, da tanto mi aveva convinto in Mr. Queen. Ho guardato una buona porzione dei titoli che ha fatto, non ho guardato tutto perché ci sono alcuni generi che non rientrano tra le mie preferenze, e alcuni altri a cui insomma non sono ancora arrivata per motivi di tempo. Però veramente veramente bello, un cast davvero spettacolare, cioè tutti fanno una performance d'impatto, cioè non c'è un personaggio che sia messo a sproposito, è proprio fatto bene, mi causa sempre della commozione, perché ripeto, è una storia davvero delicata, ma anche questa, come già ho detto per It's Okay Not to Be Okay, non paracula, e a me è piaciuta proprio tantissimo. Tanti attori che io ho visto qua, quando li rivedo proprio mi si apre il cuore, cioè proprio mi convincono, perché qua le performance sono di livello, e quindi io ve lo consiglio, Still 17. Poi vi consiglio Crazy Love,
Crazy Love che è stato in testa alla mia classifica delle preferenze per l'anno 2022, che ha una votazione di 8.3. Non ha avuto secondo me un gran successo di critica, invece a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché allora è la storia di questo tizio che è un insegnante di matematica in un'accademia parascolastica, quindi fanno i corsi tipo del dopo scuola che tanto vanno in Corea. Lui è un mezzo genialoide con un carattere veramente impossibile, proprio uno stronzo fotonico. E la sua segretaria, che subisce proprio angherie quotidianamente, è sottoposta a livelli di stress inumani, un giorno scopre di avere un tumore al cervello e siccome incolpa lui, perché ripeto è sottoposta veramente a uno stress impossibile, vuole cercare vendetta. I due poi sviluppano una storia d'amore, ma lui da lei e da altri viene messo di fronte al suo pessimo carattere, all'effetto che le sue azioni, il suo modo di fare hanno sulle persone che lo circondano e viene chiamato a prendersi la responsabilità delle sue azioni e a chiedere scusa, che sembra la scoperta dell'acqua calda, però per questo tipo di drammi è veramente c'è una mosca bianca, perché un personaggio maschile in una posizione di potere molto raramente viene portato a scusarsi per le sue cattive azioni, spesso viene tutto un po' passato, messo spazzato sotto il tappeto e giustificato con l'arco di redenzione dell'innamoramento che tutto perdona e tutto diciamo fa passare in secondo piano, e invece no, scusatemi l'espressione francese, ma proprio un bel paio di palle. Cioè sei stato uno stronzo, prenditi la tua responsabilità e scusati con le persone a cui hai causato dei grandissimi mal di pancia, ecco. E qua succede e io l'ho apprezzato davvero tantissimo. Lui poi è un attore che mi piace davvero molto perché è un figo, cioè proprio fisicamente un figo, ma quello proprio va in secondo piano. Dal punto di vista espressivo è davvero molto bravo, cioè proprio un piacere da vedere. Qui io l'ho apprezzato nuovamente tantissimo. Non era il primo dramma in cui lo vedevo, ma qua si è riconfermato proprio bravo. Poi vi consiglio I Found You on a Beautiful Day, che ha un punteggio di 8.2. Ecco, su questo dramma io ho letto recensioni contrastanti perché molte persone lamentano la lentezza di ritmo. Secondo me anche questo qua è un dramma molto molto delicato in cui la progressione degli eventi, pur non essendo incalzante, ha una sua ragione di essere. La protagonista è una ragazza che ritorna nel paesino in cui è cresciuta e in cui è andata a scuola. Suo padre, quando lei era alle superiori, è stato ucciso dalla madre che però il padre pestava regolarmente e questo ovviamente ha sconvolto la sua vita. Lei da adulta, in un momento in cui la sua vita sta subendo una specie di battuta d'arresto, torna di nuovo in questo paesino e rincontra un suo ex compagno delle superiori che da sempre è stato innamorato di lei. E i due intrecciano una relazione amorosa molto bella da vedere. Lui che è figlio adottivo di una famiglia del posto, che poi ha avuto una figlia naturale e che pur consapevole della sua identità, di chi è, da dove viene, di qual è il suo posto, fatica un po' ad aprirsi con la famiglia adottiva, nonostante sia con loro da un sacco di tempo. Lei viene a scoprire informazioni su quanto è successo al padre che non sapeva e che la mandano un po' in crisi, e quindi ecco i due devono un po' navigare le rispettive difficoltà e le rispettive vicissitudini. Io l'ho apprezzato tantissimo, proprio mi ha dato la sensazione di una coperta calda d'inverno, è un dramma di quelli che scaldano il cuore. Tratta temi molto difficili come la violenza domestica, appunto, e li tratta in una maniera non timida e non comoda, non
com'è che si, non paracula nuovamente, il termine di quest'oggi è paraculo, non in quella maniera un po' gigioneggiante che strizza l'occhio alla soluzione migliore, ecco, li tratta in maniera seria, in maniera secondo me adulta, possiamo dirlo, ecco. Io personalmente l'ho apprezzato tantissimo e per me il fatto che comunque l'evoluzione degli eventi avesse un ritmo più pacato non è pesata per nulla. A qualcuno evidentemente invece non è garbata, ci può stare. Ripeto, cioè ognuno ha i propri gusti e le proprie preferenze, quindi questo è quanto. Vi aggiungo un quinto titolo, anche se nella descrizione non c'è il tag romance perché è un romanzo, aiuto, è un dramma storico. All'interno della storia c'è una piccola fettina di storia d'amore che riguarda uno dei personaggi, personaggio principale secondario, cioè non è il personaggio principale e il titolo è Under the Queen's Umbrella, che come ranking ha 9 punti. Però non avendo il tag romance non è rientrato nella classifica che abbiamo visto all'inizio. Il dramma, come dicevo, è un dramma storico che segue le vicende di questa regina che sta cercando di tenere i suoi figli al sicuro. E c'è la storia d'amore di quello che poi diventerà il Crown Prince con la sua futura moglie, che ripeto, cioè nel panorama degli eventi principali è proprio occupa una frazione davvero irrisoria. Però è veramente carinissimo da vedere e quindi io ve lo metto, cioè proprio lo faccio entrare dalla porta di servizio, anche se come vi ripeto all'interno di My Drama List non ha il tag del romance. Ecco, questo è quanto. Queste erano le due classifiche per ranking e per popolarità dei K-drama romantici con 5 titoli consigliati dalla sottoscritta di straforo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, se avete altri consigli. Io direi che mi posso fermare, è stato un video lunghissimo, quindi vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!